Ciao a tutti, l'estate si avvicina e oggi vedremo come si installa un ventilatore da soffitto a 5 pale. Questo tipo di ventilatori sono molto vantaggiosi perché consumano poco rispetto all'aria condizionata, circa 60-80 watt. Solitamente questo tipo di ventilatori vengono installati in maniera molto elementare e compromettono in questo modo l'usabilità dell'impianto di illuminazione e il funzionamento intuitivo del ventilatore stesso. Inoltre, il ventilatore che abbiamo scelto ha una lampada alogena da 80 watt con un attacco R7S da 78 mm, anziché un comunissimo attacco E27. Per ovviare a questi inconvenienti si possono fare delle piccole modifiche sia nell'impianto elettrico che nel ventilatore, con lo scopo di continuare ad accendere la luce con gli interruttori e a comandare il ventilatore solo con il telecomando. L'unico posto dove si possono installare facilmente è al posto del lampadario. Prima di installare il ventilatore sul soffitto è preferibile modificarlo in modo che una volta che viene fissato sul soffitto non siano necessari ulteriori interventi. Prima di tutto modifichiamo il lampadario. Questo è il ricevitore e il controllo remoto del ventilatore. Come possiamo vedere, nella sua uscita ci sono 3 cavi: fase del motore, il neutro e la fase della luce, quest'ultimo di colore arancio. Tranciamo il cavo arancione in modo da connetterlo direttamente all'impianto esistente. Togliamo un pezzo di guaina e lo connettiamo ad un morsetto che sarà collegato direttamente alla lampada. Eliminiamo il controllo remoto della lampada per continuare ad utilizzare le funzionalità preesistenti nell'impianto. Con della guaina termorestringente isoliamo il cavetto connesso con il controllo remoto. Adesso sostituiamo la morsettiera per aumentare il numero di cavi da connettere. Aggiungiamo un cavo rosso che alimenterà solamente la lampada e dovrà essere connesso direttamente al cavo arancione che abbiamo preparato precedentemente. Mettiamo un pezzetto di guaina per proteggerlo durante l'installazione e poterlo collegare facilmente quando la staffa sarà fissata sul soffitto. Fissiamo la morsettiera sulla staffa. Assembliamo le varie parti del ventilatore. Stringiamo le viti. Montiamo le pale. Questo ventilatore utilizza una lampada alogena a vapori di mercurio da 80 watt di classe energetica D con attacco R7S da 78 mm. Le lampade con attacco R7S da 78 mm sono poco diffuse ed è difficile trovare delle lampade a LED abbastanza potenti con questo tipo di attacco. Quindi sostituiamo il portalampada R7S da 78 mm con uno più comune E27 in porcellana e relativa staffa. Smontiamo il portalampada da 78 mm. Per recuperare i cavi e i connettori originali del lampadario disassembliamo il più possibile il portalampada. Tranciamo i cavi e li cabliamo nuovamente per montare il portalampada E27.
Eliminiamo un po' di guaina e rintracciamo la fase con il tester. Connettiamo il portalampada rispettando le posizioni di fase neutro. Fissiamo la staffa. Verifichiamo che il paralume in vetro si inserisca correttamente. Adesso passiamo alle modifiche dell'impianto. Per questioni di sicurezza è meglio aprire il circuito delle luci disarmando l'interruttore magnetotermico, in questo caso segnalato come luci illuminazione. Smontiamo la cassetta di derivazione. Smontiamo le placche che contengono i comandi della luce per individuare i cavi che alimentano il lampadario. Solitamente per fare una modifica come questa è sufficiente un cavo elettrico con una sezione da 1,5 mm² con una lunghezza adeguata all'impianto. Normalmente 4-5 metri dovrebbero essere sufficienti. Muovendo i cavi nella scatola portafrutti o in quella di derivazione dovremo vedere un analogo movimento nei cavi del lampadario o della scatola portafrutti. Dopo aver passato il cavo nero da 2,5 mm² al posto di quello da 1,5 mm², lo colleghiamo alla fase della linea luci. Reinseriamo il morsetto e mettiamo delle fascette per cablare l'impianto. Il colore della guaina dovrebbe essere nero o marrone. Nel nostro caso useremo un cavo marrone da 1,5 mm² dalla scatola portafrutti al centro luce e un cavo nero da 2,5 mm² dalla cassetta di derivazione alla scatola portafrutti. Chiudiamo il coperchio della scatola di derivazione e prepariamo il cavo nella scatola portafrutti. Lo tranciamo, lo spelliamo per poterlo connettere poi con gli interruttori. Fissiamo la sonda sul cavo di protezione giallo-verde. Sfiliamo il cavo di protezione giallo-verde inserendo la sonda nella canalizzazione. Dopo aver fissato il cavo marron da 1,5 mm sulla sonda, reinseriamo entrambi i cavi nella canalizzazione. Colleghiamo tutti i cavi e togliamo il vecchio lampadario. Prepariamo il cavo per essere collegato nell'interruttore che comanderà solo il ventilatore. Colleghiamo il cavo marrone all'interruttore, in questo caso il deviatore, ma svolge la stessa funzione. Colleghiamo il cavo nero da 2,5 mm che alimenterà gli interruttori presenti nella scatola e il ventilatore. Rimontiamo la placca portafrutto senza stringere le viti. Con una livella tracciamo i fori per fissare il supporto del telecomando. Facciamo il primo foro e fissiamo il primo tassello. Aiutandoci con una piccola livella facciamo il secondo foro. Inseriamo il secondo tassello e sempre con l'aiuto di una livella lo fissiamo. Fissiamo anche la placca portafrutto. L'interruttore giallo servirà per alimentare sia il ventilatore che il ricevitore del telecomando. Mettiamo le pile ed abbiamo completato le modifiche all'impianto. A questo punto iniziamo a montare il ventilatore sul soffitto. Innanzitutto prendiamo la staffa che reggerà il ventilatore e con una matita segniamo i punti nei quali dovremo fare i fori per inserire i tasselli. Con il trapano facciamo i fori prima con punte di piccola sezione e poi con punte più grandi in modo da permettere l'inserimento dell'ancora dei tasselli.
Inseriamo i tasselli ad ancora e fissiamo la staffa. Tagliamo i cavi alla stessa lunghezza e li spelliamo. Connettiamo i cavi negli appositi morsetti. Prendiamo il ventilatore. Inseriamo il controllo remoto nella staffa. Colleghiamo il cavo rosso a quello arancione che abbiamo modificato precedentemente. Inseriamo tutti i vari connettori in base alle loro dimensioni e alle indicazioni stampate. Inseriamo la calotta, la fissiamo con una leggera rotazione, poi fissiamo le viti. Inseriamo il connettore della plafoniera. E stringiamo le viti. Montiamo la lampadina e facciamo un piccolo test. Armiamo l'interruttore generale e accendiamo la luce. Come possiamo vedere dalle immagini, possiamo comandare luci e ventilatore in maniera indipendente. L'interruttore giallo serve per spegnere sia il ventilatore che il ricevitore del telecomando. La luce sarà sempre comandata come prima anche durante il funzionamento del ventilatore, mentre il ventilatore sarà comandato solo dal telecomando.